Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, se mi seguite da un po' di tempo, sapete che ogni tanto mi piace fare questi video un po' più conversazionali in cui vi do dei consigli su come imparare meglio l'italiano, nel nostro caso. Ma questi consigli possono essere applicati anche a altre lingue. Oggi parliamo di un argomento interessante, che è quello della memorizzazione delle parole nuove e delle frasi nuove che si incontrano quando si studia oppure quando si legge un libro o una rivista, un giornale, un sito web, eccetera. Allora, vi dico subito qual è il mio consiglio. Per memorizzare bene, in modo efficace e a lungo termine una parola nuova o una frase nuova, bisogna scrivere a mano. Quindi quando trovate una parola nuova o una frase nuova, scrivetela a mano. Quindi è preferibile fare una lista scritta a mano invece di fare una lista sul cellulare o sul computer. Allora, per spiegarvi il motivo di questo, mi aiuto leggendo alcune frasi tratte da un libro che ho comprato di recente e che ho iniziato a leggere qualche giorno fa. Questo. La bellezza del segno, elogio della scrittura a mano di Francesca Biasetton. Allora, questo libro in realtà è incentrato sulla calligrafia, quindi sull'arte della calligrafia, però parla anche dell'importanza della scrittura a mano, che sempre di più si sta perdendo. Ormai chi è che scrive a mano? Usiamo sempre cellulari, tablet, computer. Fortunatamente nella scuola italiana ancora si scrive tutto a mano e di questo sono molto contenta. Dai compiti ai temi si scrive tutto a mano. E scrivere a mano è in realtà un'attività che serve molto per il cervello. Quando noi scriviamo a mano, nel nostro caso parole nuove o strutture o frasi nuove, siamo presenti in quel momento, siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. Quindi il movimento della mano rende più attivo il cervello, quindi il cervello è parte attiva nel processo di scrittura e per questo motivo noi memorizziamo quello che scriviamo a mano. Poi se cercate su internet ci sono tanti studi scientifici sull'efficacia dello scrivere a mano. Scrivere a mano favorisce l'apprendimento molto più che scrivere con la tastiera. Quindi se fate una ricerca su internet troverete molte informazioni a riguardo. Ho sottolineato delle frasi da questo libro che voglio leggervi. La scrittura a mano presuppone e contiene una indubbia fisicità. Porta con sé la traccia visibile del gesto dello scrivere. Quando scriviamo a mano, organizziamo uno spazio, lo spazio del foglio, e acquisiamo una memoria visiva relativa a questa area. Quindi, quando scriviamo a mano, entrano in gioco la memoria gestuale e la memoria visiva. Quando scriviamo a mano siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e del foglio davanti a noi e di conseguenza di quello che scriviamo sul foglio. Perciò siamo più sensibili, siamo più ricettivi. Al contrario, quando scriviamo al computer su una tastiera non siamo tanto presenti, come se ci distanziassimo un po' da quello che scriviamo. Leggo una frase dal libro. Nessun rapporto con la forma delle lettere, che non vengono tracciate. Indico, premo, il segno corrispondente. Le lettere si susseguono, le parole si compongono, tutte le lettere uguali tra loro. Allora, non sto dicendo che non bisogna scrivere con la tastiera, perché ovviamente il computer ci serve per lavorare, per studiare ed è inevitabile al giorno d'oggi, nel 2019, scrivere con una tastiera. Lo facciamo tutti e lo faremo sempre. Ma per memorizzare qualcosa, quello che studiate,
Io vi consiglio di scrivere a mano perché le frasi, le parole o dei concetti che voi riscrivete a mano vi entreranno più facilmente in testa e rimarranno nella vostra memoria. Che cosa presuppone lo scrivere a mano? Presuppone che ci si prenda un momento per noi, un momento per lo studio, quando invece si tratta di scrivere un appunto veloce o una comunicazione, ovviamente è preferibile farlo al computer o con una tastiera perché siamo più veloci. Quindi dipende sempre dalla vostra intenzione e da che cosa dovete fare. Se mi chiedete un consiglio su come memorizzare le nuove parole e le nuove frasi che trovate quando studiate, io vi risponderò che la cosa migliore da fare è scrivere a mano. Appuntare queste nuove parole, queste nuove frasi a mano su un quaderno, sul vostro quaderno di studio. Sono sicura che molti di voi saranno d'accordo con me, nel senso che già scrivete a mano, appuntate tutto a mano e quindi sapete quello di cui sto parlando. Avete provato sulla vostra pelle questo mio consiglio. Quindi magari scrivete un commento raccontando della vostra esperienza per convincere tutti gli altri a cominciare a scrivere a mano quando possibile. Se siete interessati a questo libro, vi lascio tutte le informazioni nella descrizione del video qui sotto e anche qualche link a siti web da cui potete acquistarlo, se volete. È una lettura interessante, non è un romanzo, è un saggio sulla calligrafia, sull'importanza e la bellezza della scrittura a mano. Allora, in realtà penso di aver detto tutto quello che volevo dire su questo argomento. Se avete delle domande o se volete aggiungere qualcosa a quello che io ho detto in questo video, siete liberissimi di farlo nei commenti qui sotto. Fatemi sapere se proverete a scrivere a mano le prossime parole e frasi nuove che troverete e soprattutto fatemi sapere se questo metodo vi aiuta. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e spero di vedervi tutti nel prossimo. A presto! Ciao!